Niki Lauda, austriaco e 26enne campione del mondo conduttori per il 75, e Clay Regazzoni, ticinese, 36 anni appena compiuti, trionfatore a Monza nel Gran Premio d'Italia. Rispondono alla folla al termine di una per Ferrari segna il ritorno al titolo mondiale. Luca di Montezemolo, il direttore sportivo, può finalmente allentare l'enorme tensione, abbraccia un po' tutti e poi dà libero sfogo alla sua commozione. Sono le immagini conclusive del Gran Premio di Formula 1 disputato per la 46esima volta a Monza. Una folla enorme, in vibrante attesa fin dalle prime ore del mattino, aspetta l'inizio della gara con il timore che tutto vada a monte per il forte temporale antimeridiano. Poi arrivano i protagonisti. Niki Lauda, capofila della classifica mondiale con il titolo ormai a portata di mano. Clay Regazzoni, l'altro ferrarista, popolarissimo, già vincitore a Monza nel 70 al suo debutto in Formula 1. Emerson Fittipaldi, campione uscente, ormai non più in lotta per il titolo ma atteso ad una prova d'orgoglio. Il tempo si rimette al bello, fortunatamente. Si rimontano le gomme slick da asciutto, quelle con cui le Ferrari hanno dominato le prove ufficiali. È per la folla un buon auspicio. Gli organizzatori danno un'ultima occhiata all'imponente sistema di sicurezza predisposto, con mezzi avveniristici. Le donne dei piloti consumano gli ultimi istanti di paura e emozione prima del via. Montezemolo sbircia la pista, sarà già tutta asciutta, terrà il tempo. Forghieri comincia a rosicchiarsi le unghie. La folla affida i suoi auspici a un'infinità di striscioni beneauguranti. Nell'imminenza della partenza la tensione diventa quasi insopportabile. Pole position per Niki Lauda, in prima fila l'altra rossa Ferrari di Regazzoni. Via! Scattano assieme i 36 bolidi, 52 giri, 300 km e 560 metri per il Gran Premio d'Italia che tutti si attengono venga a suggellare la superiorità di Ferrari in Formula 1. La partenza è buona, Regazzoni va subito al comando con la sua macchina contrassegnata dal numero 11, lo tallona con il 12 Niki Lauda. Nel cuore dei tifosi con Ferrari brambilla, che è di queste parti. Per Vittorio però le cose si mettono subito male, gli salta in partenza la frizione. Torna rabbuiato ai box, ripetere Zeltweg nella sua Monza resta un sogno. Al termine del primo giro si affronta una delle due chicane predisposte per rallentare lo slancio dei piloti. Passano bene Regazzoni e Lauda, Scheckter arriva lungo, va via dritto, gli altri, tranne Reutemann, Fittipaldi, Massa e Hunt, si contorcono un spettacolare roviglio che fa urlare di emozioni gli spettatori e rabbrividire di paura commissari e organizzatori. Fortunatamente nulla di grave, in un irreale avanti e indietro il nodo si viene districando e non c'è da lamentare alcuna seria conseguenza. Rivediamo a rallentatore. Questo è Regazzoni che sta passando la chicane, lo segue Niki Lauda, Scheckter arriva lungo e va diritto, questo è Jochen Mass sulla McLaren numero 2 e già tocca nel paletto che delimita la chicane. Questo è Reutemann che urta di traverso, questo è Fittipaldi che ancora passa e qui comincia il groviglio. C'è la numero 23 di Braes che si mette di traverso, Andretti la urta, è la numero 27, la Parnelli, ed è danneggiato subito. Poi l'incidente continua con parecchi diritti e con qualche altro fatto spettacolare. Vediamo Hertl che sale sulla ruota anteriore di Stuck, numero 10. Tutto però finisce senza danno.
L'inghippo risulta favorevole alle due Ferrari che sfrecciano nettamente in testa davanti a un terzetto guidato da Reutemann con Fittipaldi e Hunt. Regazzoni e Lauda procedono di conserva, primo e secondo, e possono affrontare tranquilli le insidiose chicane. Arrivare in gruppo è sempre pericoloso. Reutemann accenna con la sua Brabham a un inseguimento. È l'unico teoricamente in grado di sopravanzare Lauda. Eccolo con il numero 7. Le due Ferrari, però, sono ben distanziate in avanti e tutto procede secondo le più ottimistiche previsioni. Forghieri, comunque, ai box non accenna a calmarsi. Intanto l'orgoglioso Emerson Fittipaldi supera Reutemann e quasi per dar lustro al suo doppio titolo iridato va alla caccia dei due ferraristi. Sono i momenti forse tecnicamente più belli della giornata. Regazzoni ha distanzato di un po' Lauda, giustamente prudente e forse timoroso che gli possa venire a mancare il carburante. Fittipaldi inanella tutta una serie di giri più veloci e sui rettilinei comincia già a vedere la sagoma rossa della Ferrari di Lauda. Finalmente il brasiliano, dopo alcuni giri di entusiasmante caccia, cattura la scia di Niki Lauda e vi si sistema in attesa di superarlo. Forghieri, è incredibile, trova ancora qualcosa da rosicchiare. Fittipaldi, in frenata all'entrata della chicane, riesce a superare Lauda e forse culla l'illusione di poter raggiungere anche Regazzoni. Regazzoni però è fuori tiro, anzi, appena avuto sentore dell'inseguimento di Fittipaldi, schiaccia un momentino e riporta il suo vantaggio sui 15-16 secondi. Ecco Regazzoni che, superato Langer, si avvia a quella vittoria che invano aveva finora inseguito in questa stagione. Regazzoni a Monza è forse il più popolare per la presenza di moltissimi ticinesi e per quel suo modo di fare così cordiale, così umano, tanto diverso dalla sicurezza un po' fredda di Niki Lauda. Clay viene così a cogliere il suo trionfo, che diventa più bello perché si combina con quello di Ferrari. Dopo 16 secondi arriva Emerson Fittipaldi, terzo è Lauda, nuovo campione del mondo, quarto e ormai fuori corsa l'argentino Reutemann. Per Regazzoni la media di 218,34. L'equipe Ferrari esulta, il titolo torna in Italia. Il Gran Premio degli Stati Uniti sarà solo una passerella perché ormai Niki Lauda è raggiungibile. Quasi inutile sottolineare il clima di grande entusiasmo che si crea tra il pubblico e nel clan Ferrari. Montezemolo perde la sua compostezza e Forghieri, il bravissimo direttore sportivo, può finalmente accantonare tutte le sue ansie. Niki Lauda è venuto alla domenica sportiva, dobbiamo ringraziarlo per essere venuto fino a Milano perché i meccanici, Clay Regazzoni nella nuova veste di cuoco, dopo aver vinto il Gran Premio d'Italia, gli stanno preparando grandi feste al ristorante a Monza dove lo stanno aspettando. Niki Lauda è arrivato al titolo mondiale forse tardi erano i suoi programmi perché voleva già vincere l'anno scorso quando è andato alla Ferrari, molto presto rispetto a quella che è, diciamo, la carriera normale di un corridore. Lauda, tu sei conosciuto da tutti gli sportivi, ma forse non ti conoscono ancora bene perché sei arrivato così presto alla notorietà. Dove sei nato? Quanti anni hai? Io sono nato in Vienna in 49. Quindi hai 26 anni. 26. Quando hai cominciato a occuparti di automobili? Sempre, quando io ho 10-11 anni, io ho sempre girato con il trattore, con tutte le cose così. Con che macchina hai cominciato a correre? Con un Mini Cooper in 78. 68. Sì. 68, sì. Ecco, poi
Poi un Formula in 69, un Formula V, dopo in 70 un Formula 3, 71 Formula 2 con March, con March Formula 1 e Formula 2, 73 con BRM, in 74 75 con Ferrari. Ecco, per arrivare alla Formula 1 avrai avuto qualcuno che ti ha aiutato. Hai uno sponsor? Sì, non è uno sponsor direttamente perché io ho una banca, in 72 arrivo con la moneta, ma solo un credito. Non Ah, un... ti hanno fatto un prestito? Sì. Ecco, un prestito. Io ho un'assicurazione di mia Sì. persona per, come si Sì, chiama? pagare nell'ipotesi Sì. che non potessi, ecco. E adesso che hai vinto il titolo mondiale ora puoi Sì, pagare. anche prima. Anche prima. Hai una grande passione per l'automobile, ma hai degli altri hobby? Sì, a sciare, anche l'aeroplani. Anche l'aeroplano. Sì. Già, infatti, stai per prendere il brevetto di pilota. Sì, domani. Domani? Devo studiare. Ah, domani studi. E ti piace sciare, ma non hai paura di farti male? Non è pericoloso lo No, sci? in austriaco no. Austriaci, come ti trovi con gli italiani? Gli italiani quasi uguali come gli austriaci. Che cosa ti piace in Italia? No, tutti piacciono, anche la tortellina alla panna. Tu mangi spesso tortellini alla panna perché sei spesso a Modena per le macchine. Sì. E qui direi è opportuno dirti che questo titolo mondiale di Lauda è maturato fin dall'inverno scorso, quando Lauda assiduamente ha continuato a provare a collaudare e a mettere a punto la macchina, ed è veramente bravo in questo. A proposito, tu hai una tua squadra da Ermanno Cuoghi. Come parli con Cuoghi? Dipende, quando le cose facili io parlo italiano, quando le cose difficili parlo inglese. Ecco perché prima di ritornare alla Ferrari è stata un po' nella squadra Porsche che era diretta da inglesi. Senti, hai detto che ti piace la macchina è solo l'automobile, ma non vai mai in vacanza, non hai mai degli altri hobby? Non hai tempo? Sì, per questo è un po' difficile perché non c'è tempo, perché noi in Ferrari provo sempre, per esempio prima dei Gran Premi degli Stati Uniti in Watkins Glen, so sempre lavoro tutto l'anno. Ecco, ma adesso sei diventato campione del mondo. Cosa cambia nella tua vita? Cambia niente, lavoro sempre così, solo forse in prossimo anno un poco di moneta di più. Un poco di moneta a proposito. E ritornerai con Ferrari, resterai con Ferrari? Sì, sicuro, io non adesso firmato il contratto, ma io molto contento quando il commentatore è contento con me. Senti, la Ferrari è una grande macchina. Tu come pilota e collaboratore, dopo la Ferrari, che macchina vedi bella? Non c'è una macchina come la Ferrari. Soprattutto messa a punto da Niki Lauda. Senti, veniamo alla corsa. Qualcuno ai box aveva detto che in fondo hai rallentato e hai fatto passare Fittipaldi perché eri senza benzina. Qual è la causa vera di quel No, rallentamento? questo non è vero. In mezzo alla gara io ho un po' di problemi con la mia macchina perché è arrivato un po' sovrastressante, forse un ammortizzatore dietro. Per questo una cosa, sempre finisce la gara, solo Sì. un po' più piano, adesso è passato Fittipaldi. Ma tu sei stato soddisfatto comunque che abbia vinto anche la Ferrari con Clay? Sì, perché Clay ha vinto la gara, io ho vinto il campionato, Quindi adesso è il momento di ringraziare tutti quelli che hanno contribuito a questo successo. Ricordi qualcuno in particolare, l'ingegner Forghieri, Cuoghi? No, prima ingegnere Ferrari perché è il nostro capo, io sempre una buona cooperazione. Dopo tutti gli ingegneri, anche tutti i team manager, tutti lavorano per le mie macchine perché anche troppo uomini lavorano nella fabbrica. Non ho visto una gara, ma anche queste persone sono importanti per me perché preparano tutte le cose.